Dietro ad ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. Queste sono le parole di Peter Drucker, uno dei più alti esponenti del management e dell'imprenditoria, un vero esperto. Estrapolando questa citazione famosa, si potrebbe dire che è una decisione coraggiosa fare l'imprenditore in Italia di questi tempi. Direi anche che ci vogliono decisioni coraggiose per tenere in piedi un'impresa nei momenti più difficili. Si potrebbe anche dire che la vita da imprenditore è per coraggiosi. La parola coraggio è un denominatore comune sia nella vita dell'imprenditore che anche in questo seminario. È un po' un filo conduttore che voglio sottoporvi e che ci deve accompagnare fino alla fine. Allora, stasera non voglio prendere in considerazione delle qualità, delle caratteristiche dell'imprenditore che sono molto pubblicizzate, come ad esempio la leadership, l'essere geniali, l'essere strateghi, l'essere visionari, che sicuramente sono caratteristiche importanti, ma ci sono altre qualità, altre caratteristiche che sono molto sottovalutate, sono poco pubblicizzate, ma che senza queste fare impresa diventa molto difficile, anzi addirittura rischioso fino a poter fallire. Quindi vedremo proprio tre caratteristiche, tre, diciamo, fattori che sono determinanti affinché un'azienda possa veramente crescere ed espandersi. Daniele, Ciao, grazie per essere qua. è un piacere, grazie a voi. Allora, Eh, Daniele, sì, la domanda d'obbligo è: chi è Daniele Tarabini? ok. No, intanto stavo ringraziandoti per avermi ospitato a questa serata. Hai toccato sicuramente molti punti salienti di chi fa l'imprenditore o di comunque chi ha una, come la chiamo io, una baracca da fare andare avanti. Molto interessanti questi numeri a livello di imprenditoria italiana, quindi eh, penso che sia molto facile trovare similitudini, perché con questa quantità enorme di aziende piccole o comunque diciamo strutturate in quella dimensione che è molto familiare per l'imprenditore italiano, penso che sia molto facile trovare luoghi comuni su cui condividere le esperienze. E ciò che hai raccontato, adesso lo vedremo magari nei dettagli, ma è sicuramente sono tutti aspetti che io ho toccato più di una volta con mano, quindi sono molto molto veri per me e in realtà alcune cicatrici stanno ancora un po' sanguinando da queste esperienze. Quindi effettivamente hai riportato qualcosa di vero. Dico questo perché chi fa impresa, penso quando si rivolge a un consulente, la cosa che lo fa un po' imbizzarrire quando si parla molto di teoria, no? Invece tu hai riportato cose molto molto pratiche, quindi utile per noi che eravamo qua ad ascoltare, a ascoltare, a vedere di trovare la bacchetta magica, come dico io, per poter risolvere al meglio la cosa. Quindi grazie Emanuele, grazie per avermi dato questa opportunità e spero vivamente che il mio intervento possa essere di aiuto. Il motivo per cui io sono qua è proprio per essere molto pratico e poter condividere ciò che io ho fatto. Giù siamo un gruppo di circa 350 persone, appunto con sede operativa in Svizzera per poi essere presenti nei paesi che ho detto. Benissimo, allora ti faccio la prossima domanda. Quali problemi avevi che ti hanno spinto ad usare il nostro metodo? Ma allora, mh, diciamo che prima di tutto, hai toccato una cosa molto importante che io la cosa che mi ha aiutato moltissimo è avere ben chiaro cosa volevo raggiungere. Quindi il mio scopo è sempre stato quello dal primo giorno e tuttora è ancora scritto nei miei organigrammi, è ancora quello, non è cambiato. Ok, sì. Quindi il consiglio, adesso non so in quanti imprenditori stanno ascoltando o lavoratori comunque, è prima di tutto sapere bene cosa uno vuole raggiungere. Questo è il punto, secondo me, molto molto chiaro.